Che buono, ma scherzi, dove andate? Qui la questione si fa. Ciao Fiorenzo! Eccolo qua, sapevo che era dove le sculture con un dislivello di 624 metri. A darci il benvenuto. Il link in descrizione. Mi devi ringraziare. È stata breve, è durata. Sì, te la becchi un po' di luce. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale 1 novembre 2024. Quasi che è novembre, mo sì che è novembre. Come potete vedere la giornata è particolarmente umida e c'è molta nebbia che ci farà compagnia per diversi chilometri. Terminata la nebbia, Ragazzi, 5 km di coda abbiamo fatto. le auto sono letteralmente ferme in autostrada, persone scese dalle auto. In tutto ciò veniamo affiancati da un biker in sella ad una Triumph che ci riconosce e ci saluta. A quel punto non potevamo far altro che accostarci alla prima piazzola utile e conoscerci come si deve. Ciao Fiorenzo! Ragazzi, lui è Fiorenzo, ci siamo conosciuti, pensate, eravamo in coda ai 5 km di coda appunto di qui a Fiorenzuola. Lui ci ha riconosciuti, era dietro di noi, ci siamo fermati, siamo salutati, siamo conosciuti e lui prosegue per un giro e noi proseguiamo per un altro. Insomma, ogni volta è bello incontrarvi. Go, proseguiamo. E adesso siamo dalle parti di Borgonovo Val di Carlo. Ci siamo fermati per la nostra pausa caffè, adesso torniamo in sella e proseguiamo. Ci attende il passo della Cisa. Ecco qua Cinzia. Percorrere il passo della Cisa è sempre una grande emozione. I paesaggi mutano velocemente e complice la luce i colori sono veramente fenomenali, ma l'insidia è sempre dietro l'angolo. Dove non batte il sole, l'asfalto è particolarmente bagnato e bisogna fare molta attenzione perché è molto viscido. E così, in men che non si dica, siamo arrivati in cima al passo. Tra una curva e l'altra, ragazzi, siamo arrivati sul passo della Cisa, abbastanza poco movimento c'è. Probabilmente è complice il periodo, non lo so. La strada ovviamente non è da smanettone come d'estate, forse questo ha disincentivato qualcuno a venire su, ma noi ce la stiamo godendo alla grande in questo momento. Iniziamo la discesa. Tra una curva e l'altra, ed in men che non si dica, siamo arrivati ai piedi del passo. Dopo la desolazione o comunque il poco traffico del passo della Cisa siamo finiti sull'Aurelia e sono le 12:15, questa è la situazione qua. Però tra un po' scapperemo da qui e dovremo ritrovarci su delle strade dove il traffico dovrebbe essere pressoché assente. Finalmente siamo usciti da quel budello infinito che è l'Aurelia con ben 23 gradi in basso, traffico che non ve lo dico e i semafori tutti rossi e tutti quanti con i fotored e tanta gente distratta. Abbiamo rischiato almeno 3 incidenti, tutto per il cellulare o per distrazioni varie. Ci apprestiamo a scalare il passo del Vestito, ragazzi. Non c'è una nuvola ed è circa l'1:15. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. C'è una vista pazzesca da questo passo, si vede il mare in maniera perfetta, complice la giornata splendida, nitidezza agliosa, a go-go oserei dire, e questo è il traffico che c'è. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Diciamo che il location migliore per pranzare non c'è. Adesso ci accomodiamo qui sopra, che una giornata così può accompagnare solo. Queste arrivano direttamente dall'Abruzzo, esattamente Città Sant'Angelo, Fiadoni, mentre questa è la frittata fatta dai Cinzia ieri sera. E buon appetito, ragazzi. Noi pranziamo qui. Questa è la vista che abbiamo noi per il pranzo. Vediamo se risponde. Max! Uè, Joe! Max! Allora? Ciao! Dove sei? Come sei in io gi- sono qui. No, sta buono. Guarda, sono qui con la giacca, la cravatta.
un evento istituzionale stamattina e ce n'è un altro alle 3. Ma dove? A Quindi Castiglione? se mi chiami, sì, a Castiglione. Se mi chiami per farmi invidia. No, io ti chiamo per dirti che se sei a Castiglione posso salutarti. Dio, dove sei? Sono sul passo Dove sei? sono sul passo del vestito. Dio buono, ma scherzi, dove andate? Andiamo a Da Fagiolino? Sì, allora abbiamo fatto. Che arrivo ti racconto. Però sì, facciamo Fagiolino, poi facciamo fuori anche domani e rientriamo a casa domenica sera. Facciamo un bel giro tutti e 3 i giorni. Sì, chiamami. Va Tra bene, quanto dai. sarete? Qui? Con calma, mo siamo arrivati, il tempo di pranzare magari e poi arriviamo lì, un'oretta. Quando ci Alle 3 c'ho un'altra cosa alle 3. Va bene, non ti preoccupare, io passo, se ci sei è bene, infatti No, Dio buono, ma per forza. Ma alle 3 ce la faccio, No. dal passo del vestito quando impiega arrivare da te? Sì. Mezz'ora, Basta 40 che minuti. A qui ci metti 40 minuti. Allora dai, cioè arrivo ampiamente prima delle 3. Dai. Goi, ci vediamo tra un po'. Perfetto. Ciao. Grazie. Grazie a te, Ciao, figurati. Ciao, Gio, ciao. ciao. E anche questo è fatto. Gio non se l'aspettava, non l'abbiamo volutamente avvisato perché non volevamo metterlo in difficoltà. Un giorno di festa, magari Gio è in giro, invece Gio, eventi istituzionali. Adesso ci vestiamo e andiamo a berci un caffè insieme a Gio. Da questo lato qui abbiamo appena attraversato la galleria del Passo del Vestito, è tutto rosso, è tutto decisamente autunnale, anche se le temperature dicono altro. Dall'altra parte invece era più brulla la vegetazione. Qui ve lo ricordo, siamo nelle Alpi Apuane, Parco delle Alpi Apuane. Le Alpi Apuane sono state riconosciute Geoparco UNESCO per via della loro elevata geodiversità. Presentano estesi fenomeni carsici, tra i quali i più famosi sono la Grotta del Vento, l'Antro del Corchia, la Buca del Muschio e l'Abisso Revele, che le rendono una meta molto ambita da parte degli speleologi. Ed in men che non si dica, siamo arrivati a Castiglione di Garfagnana, un piccolo comune di 1679 abitanti della provincia di Lucca, attraversato dal torrente Esarulo. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! A darci il benvenuto il nostro amico Giovanni Battista. Dopo il caffè con Giovanni Battista e Monica, ragazzi, qua si arrampica di brutto. San Pellegrino in Alpe è un paesino, un borgo che si arrocca su questo costone di roccia, ma per arrivarci vi garantisco che la strada è stretta e tortuosa. Tornanti in piedi, pendenze importanti e dovete essere fortunati a non trovare traffico. Noi fino a poco fa eravamo dietro 2 auto che in queste curve è necessaria la prima per loro, noi ce la caviamo in seconda e con uno spunto di gas riusciamo anche a dargliela abbondantemente, ma loro annaspano, ecco. Colori, neanche a dirlo, meravigliosamente autunnali. Guardate che budello che è qua. Siamo oltre l'Acquafan. Passo delle Radici che ci siamo lasciati proprio adesso alle spalle, stiamo scendendo e per poi riprendere la strada che ci porta sul passo dell'Abetone. Facendo quasi buio, 17:05, l'aria è cambiata, l'aria è frizzantina, siamo sui 9-10 gradi, come scende il sole la temperatura crolla letteralmente. Sembra ieri che eravamo qua, invece sono passate ben 3 settimane, neanche 1 a 2 ruote per ora sul passo dell'Abetone. Guardate che rosso che c'è, tramonto meraviglioso. Adesso scendiamo verso Cutigliano, l'avrete già immaginato, stanotte ci fermiamo da Rocca e Diletta, da Fagiolino. Ragazzi, siamo arrivati a Cutigliano, adesso andiamo da Rocca, ci sistemiamo e con voi ci diamo appuntamento a domani. Adesso arriviamo in piazza, magari lo facciamo qua, vediamo un po'. Eccolo qua, sapevo che era qua Rocca, lo sapevo che eri qua. Che cavallo che sei. Ragazzi, buongiorno. Oggi è sabato 2 novembre e adesso vi mostro la vista dalla finestra della nostra camera da Fagiolino. Questa è la visual che c'è. Una giornata semplicemente meravigliosa, incantevole. Si è dormito da Dio, non si è sentito volare una mosca. Adesso andiamo a fare colazione e poi iniziamo la giornata.
9:15 e siamo in sella, ci sono 7 gradi, ma guardate che sole magnifico che c'è. Veramente una giornata in attesa per essere il 2 di novembre. In frazione Lima ci teniamo a sinistra e imbocchiamo la Pistoiese. SP633, di curve ce n'è un monte, ma la velocità deve essere estremamente ridotta per due motivi: uno, perché per terra in tanti tratti è estremamente bagnato; secondo, ci sono diversi lavori in corso perché ci sono state diverse frane a quanto pare; terzo, la strada è estremamente stretta in alcuni punti. Qui sotto tra l'altro c'è un bel ponte sospeso dove siamo già stati negli anni passati. È una strada di quelle che piacciono a noi, dove il traffico è pressoché zero, ma attenzione, non deve mai mancare. Il limite di velocità 30 km/h appunto. Il GS che vedete qui davanti è Leo. Con Leo ci siamo incontrati ad Empoli, il tempo di farci un caffècito, siamo saliti in sella e adesso vi porteremo in un posto molto particolare. Poi vi arrampicate su questa stadina bianca, vi lascerò ovviamente il link in descrizione, e finirete esattamente dentro una discarica. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è in discarica. A Peccioli c'è una delle discariche più grandi della Toscana. Su questa discarica sorgono delle statue chiamate presenze che vanno dai 5 ai 9 metri. La discesa qui intanto è abbastanza strong. Adesso vi dico tutto quanto. Fateci arrivare a destinazione. L'idea che dal rifiuto possa nascere nuova vita è stata l'ispirazione dalla quale sono state create le 4 sculture in polistirene e poliuretano espanso rivestite di fibre di cemento, resistenti agli eventi atmosferici, che nel corso degli anni sono state collocate intorno a quello che si chiama triangolo verde, all'interno dell'impianto di smaltimento e trattamento di rifiuti di Legoli. Queste gigantesche sculture raffigurano figure umane, presenze appunto, all'impianto di smaltimento e trattamento, luogo non solo di distruzione ma occasione di rinascita anche attraverso l'aspetto esteriore del luogo stesso. La stessa esperienza è stata replicata all'anfiteatro di Fonte Mazzola, che vi consigliamo di visitare, dove le sculture arricchiscono la scenografia degli eventi che si tengono nell'anfiteatro, rendendola più che mai suggestiva e allo stesso tempo testimonianze concrete dell'attività dell'uomo. Una quarta scultura è infine posta sopra il tetto dell'incubatore di imprese in località de La Fila, per dare il benvenuto ai viaggiatori. Il connubio fra arte e paesaggio è fattore vincente per il quale nell'estate del 2013 2 delle 4 presenze sono state trasportate con un elicottero dal Triangolo Verde di Legoli al Teatro del Silenzio dell'Aiatico, dove Andrea Bocelli realizza un concerto diventato evento annuale che attira spettatori provenienti da tutto il mondo. È possibile visitare le sculture posizionate nell'area dell'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti su appuntamento, telefonando o compilando il modulo presenze sul sito belvedere.peccioli.net. Quindi anche a dire siamo a Peccioli, è un semplice ponte rivestito da un nastro colorato, da qui sotto magari col sole non vedrete molto, poi ci passeremo sopra, fatto da un artista ovviamente, che collega banalmente il parcheggio di periferia con il centro della città. A pochi chilometri dalle presenze c'è un borgo molto carino, si chiama Ghizzano. Adesso stiamo andando esattamente lì. La particolarità di questo posto? Beh, lo scopriremo tra un po'. Ghizzano è divenuto famoso da qualche anno per la particolarità delle sue case colorate. La nostra visita nel borgo di Ghizzano è stata breve, durata circa mezz'ora. Non sono solo le case colorate ad attirare i turisti e curiosi, l'arte contemporanea è diventato un caposaldo di sviluppo del territorio, tanto che da qualche anno a questa parte è nato un progetto artistico intitolato appunto 3 progetti per Ghizzano. A volte mi chiedete perché mi porto la tanica dell'olio appresso. Tanica dell'olio appresso, in questo caso siamo in località Ghizzano, si è accesa la spia, adesso gli faccio un piccolo rabocco di un paio di etti e si va a vincere facile, si continua il tour. Diciamo che l'idea di mangiare qui non è venuta soltanto a noi. Alla nostra sinistra c'è Peccioli, che si mangia povertà, focaccia e arrosto di pollo e Coca-Cola. E buon appetito. Grazie.
questa è la rotonda che vi porta dentro Peccioli. Ovviamente adesso voi la leggete al contrario la scritta, perché in realtà andrebbe letta a dritto, come si dice a queste parti, da chi arriva da questa parte qui. Adesso in maniera abbastanza veloce ci dirigiamo verso il passo del Muraglione. Penso che faremo un pezzettino di superstrada e un pezzettino di autostrada, perché siamo andati un po' lunghi, ben oltre l'orario che ci siamo prefissati, e visto che fa notte intorno alle 5:30 volevamo arrivare, non dico con la luce del sole, ma non col buio pesto, anche perché dopo il passo del Muraglione ci aspetta un altro bel posto, ma non vi spoilerò nulla. Esci a Firenze Sud e lì sei sulla statale che poi dal verso... Sì, già ho messo tutto quanto. Quanto ti dà il arrivo? 77 km d'arrivo. Sì, che fa conto che esci a Firenze Sud in 5 minuti ci sei. Firenze Sud, ok. Sì, te la becchi, un po' di luce ce l'hai, insomma. Oh, grazie ancora. Ciao. Sì, Ci sentiamo, va bene. buon giro. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. 16:40 iniziamo a scalare il passo del Muraglione e l'asfalto è stato appena rifatto. Siamo gli unici a salire, alcune moto stanno scendendo, il traffico è quello che vedete. I colori sono meravigliosi, il sole sta scendendo, probabilmente arriveremo in alto con le ultime ore di luce. Insomma, tutto pare essere in perfetto orario per quello che ci eravamo prefissati. Perché vi dico così lo scoprirete tra un po'. Come vedete i camini sono accesi, i 23-24 gradi che abbiamo visto prima sono repentinamente spariti. Qui ci sono ben 15 gradi, siamo appena ai piedi del passo. Arrivare con questi colori qui sul passo del Muraglione è veramente qualcosa di letteralmente hard. Il sole sta scendendo, Cinzia dice non è da noi essere a quest'ora su un passo, ma ragazzi vi posso garantire che il sole è rosso, le piante pure, è qualcosa di veramente meraviglioso. Mamma mia, rosso. Ce la facciamo a fare una foto decente. 18, siamo sul passo del Muraglione. Il sole sta scendendo e noi siamo qui. Come vi dicevo, siamo arrivati con una luce semplicemente perfetta per fare cosa? Perfetta per portare Cinzia in un posto dove non è mai stata. Io ci sono già stato, però non ci sono stato con questa luce, ovvero con una penombra. Per ora che arriveremo sarà quasi del tutto buio. Io ho proposto di arrivare in penombra al tramonto. Mi devi ringraziare per questa chicca. Però non vi diciamo dove andremo, vi ci porteremo. Manca poco, dai. Il vulcano del Monte Busca può essere considerato come una fontana ardente e una fuoriuscita di idrocarburi gassosi sprigionati dal terreno verso l'alto, che si incendiano spontaneamente a contatto con l'aria. Si tratta di un fenomeno diffuso in Romagna e nel Medio Oriente. Nel caso del Monte Busca si tratta di una fontana ardente di metano. Alla vista si presenta come un ammasso di pietre dalle quali escono fiammelle più o meno alte a seconda dei giorni e della forza del vento. Ragazzi, non vi dico la fatica a girare il mezzo. Adesso si va. Accendiamo tutto il potenziale di fuoco che abbiamo di Sercomoto qua. Ok, con Cinzia. Senza Cinzia non avrei mai potuto girare il mezzo, perché come un pirla l'ho parcheggiato in discesa ed era pieno di gente, abbiamo dovuto un po' tirarle indietro, ma ce l'abbiamo fatta. Praticamente andiamo verso la nostra struttura sotto il passo del Muraglione. Prima ci siamo passati avanti senza fermarci perché il vulcano in realtà dista 15 km dalla nostra struttura. Santi fari Sercomoto, ragazzi, senza la situazione sarebbe questa. E sono accesi anche i faretti, ecco. E Santa Cinzia, giustamente urla lei.
Adesso puntiamo la struttura dove doccia, si cena e domani un altro giorno si vedrà. Domani abbiamo un altro menù ricco. Oggi è stata una giornata estremamente intensa, abbiamo corso come i pazzi e col senno del poi probabilmente ci voleva un po' più tempo a vedere Peccioli, ma la giornata è stata veramente incredibile, non ci siamo fermati un attimo, molto belli i posti e le temperature folli come in tutta Italia. Questa notte alloggiamo a San Benedetto in Alpe, c'è molta umidità e fresco, in questo momento ci sono circa 5 gradi, la struttura dove siamo si mangia molto bene, abbiamo preso dei funghi per antipasto, un primo a testa, vino, acqua, abbiamo pagato circa 47,50 €. I proprietari non sono il massimo della simpatia, questo lo sapevamo già perché avevamo letto le recensioni. La più solare oggettivamente è la cameriera, ma si mangia bene, il locale è pieno, abbiamo preso una camera doppia e spendiamo 70 € per la camera, è semplice, modesta, per alcuni versi molto spartana, ma decisamente pulita ed accogliente. La moto questa sera riposerà qui, la lasciamo in strada. Ragazzi, entro in camera, vado a letto, a domani. Ragazzi, buongiorno, 3 novembre 2024, sono circa le 9, stiamo ripartendo adesso da San Benedetto in Alpe. Qui è dove abbiamo alloggiato noi e questa qui è la salita che ci attende, stiamo puntando Marradi. Oggi faremo un bel po' di passi prima di arrivare fino a Bologna e poi tornare verso casa. Iniziamo subito questa salita abbastanza tortuosa con un bel avviso materiale instabile sulla carreggiata, è la prima volta che vedo un avviso simile. A quanto pare questo è un ottimo punto di partenza per chi fa trekking, perché ci sono un bel po' di persone che sono radunate dove avevamo parcheggiato noi il mezzo ed erano in procinto di iniziare la loro ascesa, come noi, solo che noi lo facciamo a motore mentre loro lo fanno a piedi. Ecco qua, qui la questione si fa un po' più intricata, diciamo. Siamo rientrati in Toscana, asfalto totalmente diverso, l'ampiezza della carreggiata pure, foliaggi come se non ci fosse un domani. La strada tra l'altro è piena zeppa di auto, di cacciatori, si vede che è una zona abbastanza fertile da quel punto di vista. Il traffico, a parte loro, non c'è praticamente. Una volta arrivati a Marradi vi tenete sulla sinistra ed imboccate la SP306, è un altro budello molto tortuoso che vi porterà su altre strade semplicemente meravigliose. Palazzolo sul Senio e vedo qualche piccola deviazione qua, speriamo che non intacchi il nostro tour. Forse siamo passati giusto in tempo, c'è qualche manifestazione qua, andiamo a sinistra noi, forse è andata di culo che siamo passati prima dell'inizio, non lo so, forse è stata ieri, ci sono dei segnali che indicano delle deviazioni, per ora strade sbarrate non le vediamo, quindi proseguiamo. Per arrivare qui farete Passo dell'Eremo e Passo Carnevale, molto belli e interessanti, direi. Eccoci qua, adesso a sinistra questa strada qui per fare il Passo di Sambuca, un altro bellissimo passo, ragazzi. Spettacolo è Passo di Sambuca. Ma qua, se non mi ricordo male, c'è un twist che non finisce più e se riusciamo ci fermiamo da qualche parte e alziamo anche il Mavic SP477. Il Passo della Sambuca è un valico dell'Appennino tosco-romagnolo, un'importante via di comunicazione tra la Toscana e la Romagna. Al passo, che si trova nel comune di Palazzolo sul Senio, si giunge percorrendo la strada provinciale 477 dopo aver valicato il passo della Colla di Casaglia, spartiacque tra Mugello e Valle del Senio. Con un dislivello di 624 metri, la sua pendenza media è del 5,8%, anche se in alcuni tratti arriva al 12%. In cima al passo è stata inoltre creata una piccola area panoramica e posizionata una grande croce di legno. Tanta bellezza però non deve distogliervi da quelle che possono essere le insidie che c'erano particolarmente nella parte bassa del passo, dove tanti tratti sono all'ombra a causa della folta vegetazione e la strada è estremamente viscida.
quindi passo calmo e tanta attenzione. Ma che tappeto rosso che c'è! Siamo in una di quelle stradine secondarie che piacciono a noi, che però il fondo è particolarmente messo male. Questo qui a destra. Che pendenza che c'è! Sono di seconda, ragazzi, qua. Il terreno è anche malmesso e viscido, quindi estrema cautela. Siamo nei pressi di Luco del Mugello. Le strade che stiamo facendo adesso, ragazzi, sono particolarmente ostiche e impegnative, sappiatelo. Se deciderete di fare questa traccia qui, tenetevi pronti, perché ci sono dei punti veramente dove occorre anche fortuna che non venga nessuno dall'altra parte, perché ci sono dei tornanti strettissimi sia come forma della strada ma anche come carreggiata, e con una pendenza non da poco. Adesso questa è impegnativa, questo tratto, ma non come quello che abbiamo fatto poc'anzi, quindi sappiatelo, sempre più wild qua la questione. Faccio come ne passare di qua, che mi è messa malissimo. E dopo l'inferno di quella stradina piccolina, ragazzi, siamo su uno dei passi credo più belli che abbiamo in Italia, il passo del Giogo. Si è alzato un vento notevole, non so se si vede, ma guardate le piante come si agitano abbondantemente, però il fondo qui è un tavolo da biliardo. Sono circa le 11, quindi il passo immagino che sarà abbastanza trafficato, in alcuni tratti è ancora bagnato. Noi cercheremo di avere un passo decente, decoroso, divertendoci, ma sempre facendo attenzione a tutti i pericoli che ci sono per strada. Oggi è domenica. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it. Vi avevo anticipato che il menù sarebbe stato ricco di passi e di belle strade, e così è. Stiamo salendo sul passo della Raticosa e sono le 11:23 per l'esattezza. Neanche a dirvelo, il traffico c'è, abbiamo visto già qualcheduno che è ben oltre i limiti. Ecco, qualcuno si è già steso in alcuni punti, c'è del filler per terra, quindi andiamo estremamente cauti. Le foglie a terra non mancano, insomma noi cerchiamo come sempre di goderci la strada, ma portando a casa le ossa, il GS e non rovinandoci la giornata. Le piogge hanno causato diverse frane, in diversi punti l'asfalto è proprio malmesso, quindi si sompetta abbondantemente. Di contro, per essere il 3 novembre, direi che è estrema roba, insomma. Ed eccoci qua, siamo a poche centinaia di metri dal passo della Raticosa. Tra un po' davanti a noi Chalet Raticosa, dove ci attendiamo un nuvolo di moto sicuramente. E infatti così è. Vediamo un po' dove. Da qualche parte ci fermiamo, dai. Ci mettiamo da qualche parte, va.
Abbiamo lasciato le strade da smanettoni, diciamo, e siamo tornati su una di quelle strade dove c'è la tranquillità e la solitudine. Castel dell'Alpi. Stiamo percorrendo una strada veramente molto deliziosa, carina, assolutamente desolata. Cos'è qua? Queste sono le strade che piacciono a noi e penso che ormai l'avete capito tutti quanti. Dove l'unico suono che si sente è quello del boxer. Si arrampica, tornanti come se non ci fosse un domani. Sono circa le 12:30, ci siamo fermati in questo posticino, abbiamo il mangiare a bordo, il mangiare Frecciata con prosciutto cotto comprata in albergo stamattina dopo la colazione. e buon appetito. E visto che fortunatamente vicino abbiamo un bar pasticceria, adesso caffèsito e pasticcino e concludiamo in bellezza. Caffè e dolcetto presi. A questo punto, ragazzi, noi ci mettiamo in sella e puntiamo l'autostrada. È inutile portarvi a bordo perché sarebbe soltanto una strada estremamente noiosa. Ricordatevi che se doveste mai fare la traccia di oggi ci sono dei punti estremamente difficoltosi e impegnativi. Detto questo, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.